Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di una nostra vecchia conoscenza in ambito prog metal, tornata con un album purtroppo non all'altezza delle sue altissime ambizioni. Nel famoso mito greco di Icaro, l'omonimo personaggio compie l'errore di volare troppo vicino al sole, dopo essersi costruito, insieme al padre Dedalo, delle ali artificiali la cui cera si scioglie per il calore. Oltre a essere uno dei racconti più esplicativi del concetto di hubris, secondo cui il troppo orgoglio porta alla rovina, ha anche la chiara morale che chi sale troppo in alto non può fare altro che schiantarsi alla fine. Una morale che almeno noi non condividiamo del tutto. È giusto cercare di volare il più alto possibile, ma farlo a tutti i costi, anche al di sopra delle proprie capacità è spesso controproducente, come dimostra per esempio Novo Deus dei Cyrax. Di questo gruppo non è esagerato dire che ci occupiamo da sempre, a eccezione di Metamorphosis, EP di vecchie canzoni in chiave acustica. Nella storia di Heavy Metal Heaven abbiamo recensito l'intera discografia di questa band, attiva a Milano dal 2012. Di conseguenza ne conoscevamo sia la difficoltà di ascolto sia la stranezza. Nonostante ciò, Novo Deux ci ha stupito sotto molti punti di vista. Purtroppo non del tutto in senso positivo. Già dal primo ascolto, a colpire di più è la svolta stilistica dei Cyrax. Per questo quarto full-length, già in precedenza suonavano un progressive metal che col passare degli album è divenuto sempre più vario, avanguardistico e bizzarro. Stavolta però i Meneghini si sono spinti molto oltre, lasciando in secondo piano questa base per concentrarsi su una missione esplicita: esplorare le tradizioni musicali popolari di tutto il mondo. Un intento per realizzare il quale il gruppo ha davvero esagerato. Da un lato il lavoro di ricerca compiuto per rappresentare al meglio ogni tipo di musica folk ed etnica è lodevole, come lo è lo sforzo dei Cyrax nel cantare in tante lingue, 17 quelle presenti nelle 14 tracce di Novo Deux. Dall'altro però, se sulla carta il progetto si rivela interessante e originale, la realizzazione lascia a desiderare. Di fatto parliamo di un esperimento davvero troppo eterogeneo e senza un filo conduttore, tanto da sembrare più una collezione di canzoni che un disco vero e proprio. Non aiuta poi il fatto che neppure sul lato dell'ispirazione i Cyrax brillano più di tanto. Intendiamoci, Novo Deux solo in rarissimi casi scende sotto la decenza, ma risulta allo stesso molto ondeggiante. Se alcuni pezzi sono ottimi e interessanti, altri risultano solo discreti e gradevoli. Tra l'altro, molti di questi ultimi hanno più influssi metal progressive, mentre i migliori spesso sono più lineari e hanno poco a lettura nulla di pesante. In effetti, tra i picchi del disco, solo Nesne Siltelna, Le Cost BT, la title track e Sermon for the Wasteland sono metal. La prima ha una bella atmosfera slava e un sacco di citazioni a melodie tradizionali russe dell'est europeo, mentre la seconda è allegra e in linea con la musica latina a cui è ispirata, ben mescolata dai Cyrax, con note più cupe, senza dimenticare l'anima prog. Anima presente anche nella terza, virando a tratti verso il rap puro, il gospel oltre alla musica elettronica. Fa dell'eclettismo il suo punto forte. Per il resto però il meglio del disco è rappresentato da canzoni senza traccia di metal. Tra le diverse menzionabili spicca Yue Slang, delicata e sognante con i suoi toni rilassati e meditativi, da musica estremo orientale. Oppure possiamo citare 12 Valiant Saints, country rock che sembra quasi una presa in giro degli stereotipi sugli Stati Uniti. E poi Lavar, pezzo synth pop anni 80 molto ricercato, cantato tutto in francese. Difficile capire se prendere tutto ciò come un fatto positivo o come la prova che i Cyrax erano poco stimolati nel fare un disco metal. Di sicuro Novo Deux è un prodotto a due facce. Da una parte tra alti e bassi risulta in media buono e i suoi migliori brani meritano almeno un ascolto. Ma dall'altra non possiamo che giudicarlo molto pretenzioso, un esperimento dalla grande ambizione però crollata. Ed è un peccato, l'idea di base rimane originale, ma i Meneghini non sono riusciti a svilupparla nella maniera migliore.
Possiamo solo sperare che in futuro possano sfruttare al meglio le loro capacità, che rimangono notevoli, e realizzare meglio qualsiasi nuovo compito si prefiggeranno. Voto di Heavy Metal Heaven 73 su 100. Per stavolta è tutto. Se hai apprezzato la recensione ti invitiamo a likearla, commentarla e condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!